Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questa nuova live, questa nuova in diretta. Come dico nei miei video, servitevi un caffè, un tè, qualche cosa di caldo o di freddo, come voi volete, e legatevi bene alla poltrona perché anche quello che ho da dirvi questa sera vi interesserà molto. E quello che ho da dirvi questa sera è proprio una gran bella novità. Innanzitutto vi saluto tutti, vi chiedo come sempre un piccolo feedback, una piccola conferma che mi sentite, mi vedete bene. Vedo che la chat già lavora, c'è, Laura, Filippo, Roberta e altri che si sono collegati. Ditemi se mi sentite bene, se c'è qualche problema audio, perché io purtroppo non ho mai il modo, e questa è una pecca di YouTube, che non ho mai il modo di capire bene, veramente fino all'ultimo, se mi sentite bene. Buonasera Beethoven 90, dimmi Beethoven se mi senti. Oh, bene, bene, sono arrivati. Rita, Filippo, ciao, buonasera a tutti. Ciao Giancarlo Nobile, buonasera. Buonasera a tutti. Bene, l'argomento bene che mi sentite, innanzitutto video e audio ok, grazie mille Opi Caverna. Antonella Creation, buonasera anche a te e grazie del messaggio, siete molti e gentilissimi. Si era bloccato che poi ha preso. Si blocca a tratti. Non credo che sia colpa mia, Roberta. Non credo, però non si sa mai. La mia connessione va bene, tutto funziona per il meglio. Tutto il nuovo studio funziona per il meglio. Bene, come avete capito dal titolo, la presentazione di stasera è di questo bel, libretto qua. Questo bel libro che è stato un anno di duro lavoro, è stato un anno, di proprio duro, duro lavoro, nel senso che mi ha appassionato tantissimo, quindi il duro lavoro nel senso più lato del termine. È stato veramente appassionante scrivere per la prima volta nella mia vita un libro. Non sono nuovo a scrivere, nel senso che è giusto che faccia un po' anche di presentazione per le persone che non mi conoscono, le persone che per la prima volta si connettono con me, che mi vedono, che mi guardano per la prima volta, che magari non sanno più o meno neanche chi sono, e giustamente un minimo di presentazione. Mi chiamo Davide Cenci, mi è sempre piaciuto scrivere fin da quando ero piccolo, anzi piccolissimo, scrivevo canzoni, poesie, prima poesie e poi si son trasformate in canzoni, ma già all'epoca mi piaceva creare scenari. Scrivevo le scenografie per i miei cartoni animati fantasmagorici, fantastici. Ho curato per molto tempo un blog personale che trovate forse ancora in rete, che si chiama Democrasi, scusate se ho spento addirittura la luce, quando chiamate il blog personale Democrasi, 2 volte, Democracy e Democrasi Blogspot. Comunque se vi interessa dopo vi metto magari un link in descrizione. È un blog che non curo più da moltissimi anni, dove però trovate magari delle traduzioni, se vi piace Julian Assange, se vi piacciono ehm, l'epoca in cui Julian Assange faceva delle trasmissioni RT, la Russian TV. Io traducevo dallo spagnolo perché in quell'epoca vivevo in Spagna e avevo vissuto in Spagna, infatti parlo spagnolo bene, parlo francese bene, perché vivo in Francia adesso, parlo anche tedesco, anzi forse meglio corretto, parlo più svizzero tedesco che tedesco, perché ho vissuto molti anni in Svizzera. Posso sopravvivere anche con un inglese, però è abbastanza maccheronico il mio inglese. Non sono un fenomeno, non eccello in nessuna di queste lingue, anche perché le ho studiate vita facendo, nel mio percorso di vita all'estero, non specifico di lavoro, anche di vita all'estero. Quello che consiglio a tutti, la prima cosa è di iscrivervi al canale, di dare una sbirciata se volete un po' più di informazioni su di me e soprattutto anche se volete un po' più di informazioni sul libro. Perché? Perché gli argomenti che tratto sul libro non li trovate nei video chiaramente, però potete almeno capire un pochettino qual è il mio approccio, il mio metodo di analisi
e soprattutto per quello che riguarda l'ultimo periodo, cioè da 1 anno e mezzo a questa parte che tratto di quella che ho chiamato, forse più 1 anno a questa parte, che tratto da quella che io ho chiamato deprogrammazione neurolinguistica. Infatti il sottotitolo del libro è proprio questo: "Tecniche di deprogrammazione neurolinguistica". Il librone si chiama "Manuale di sopravvivenza al grande reset", non è poi un librone ragazzi, sono 180 pagine, più o meno 170 e qualcosa pagine. Cosa trovate in questo libro? Beh, innanzitutto partiamo dal titolo, il titolo è "Manuale di sopravvivenza". Che cos'è un manuale di sopravvivenza? Beh, innanzitutto, è un manuale anche un po' ironico. Il titolo stesso è ironico, perché non si può chiaramente, pensare di avere un manuale di istruzioni, così come certe persone pensano che ci sia un'élite che ha un manuale di distruzione, no, della nostra società, un manuale di distruzione del comportamento e un manuale di istruzione su come interagire con noi, come manipolarci. Non c'è questo manuale di istruzioni, però ci sono tantissime tecniche e qui il libro le esamina, diciamo, nella maniera più semplice possibile. Non è un libro tecnico, non è un libro di quelli complicati, è scritto nella maniera più semplice possibile. Io parlo nella maniera più semplice possibile, anche perché parlando molte lingue sono costretto a usare in ogni lingua un vocabolario abbastanza ridotto, perché il mio spazio è quello che è dentro qua, dentro questo meraviglioso organo che è il cervello. E appunto le mie passioni sono la psicologia gestuale, sono la analisi non verbale, la programmazione neurolinguistica è stata la mia passione per moltissimi anni e di qui io faccio come un meccanismo di retroingegneria, che è una parola molto complicata, ma non lo è poi nei fatti, cioè torno un po' indietro nei passaggi della programmazione e faccio una deprogrammazione neurolinguistica. Bene, iniziamo un po' a illustrare quello che trovate nel libro, nel senso stasera non farò degli esempi che sono anche all'interno del libro, perché sarebbe un po' anche annoiante, però per me soprattutto che l'ho scritto, però faccio delle analogie e vi spiego un po' in che modo io mi sono avvicinato a questo campo molto complesso, che è appunto la programmazione neurolinguistica, che cos'è per me. Prima spiegherò a grandi linee che cos'è la programmazione neurolinguistica e che cos'è per me la deprogrammazione neurolinguistica e anche che cos'è il programma. Bene, se bene, se voi pensate un po' che, a una cosa che a me piace moltissimo, sono gli sport estremi ed è una cosa che mi ha aiutato più di una volta a, identificare il programma. Perché? Perché, all'interno di questo libro e nella mia vita vissuta, più e più volte mi sono affrontato a certe paure, a certe costruzioni mentali, a certe credenze limitanti, a certi schemi culturali, affrontando queste cose mi sono reso conto che era pura programmazione, pura propaganda in alcuni casi, pure credenze in altri casi, comode, situazioni di comodo appunto, situazioni di comodo nel senso anche più, onesto del termine, non c'è nessuna volontà molto spesso nell'affrontare delle cose in un determinato modo piuttosto che un altro. È semplicemente a volte culturale, a volte è un'istruzione che abbiamo ricevuto, a volte è un programma in cui noi crediamo ciecamente, ma che nella realtà altrettante volte, soprattutto nell'evoluzione di ognuno di noi, affrontandolo capiamo che non era quello giusto, non era il giusto programma, ma che dobbiamo usarne un altro di programma, cioè dobbiamo deprogrammarci, tornare indietro, rivedere le cose in un'altra ottica o semplicemente non esisteva. Quello che ci hanno venduto come una paura tremenda, come un limite da non valicare, ecco che invece
ci accorgiamo che nella vita prima o poi lo valichiamo e al di là non c'è nient'altro che la libertà. Beh, quello che, funziona, diciamo, e ci aiuta ad affrontare, a superare un momento difficile, è proprio una nostra paura, come può essere durante uno sport estremo. E, ci rendiamo presto conto che quello che per noi magari era una p grandissima paura, per altri di fianco a noi è solamente fonte di divertimento, è fonte di adrenalina, è fonte di gioco, è fonte di libertà, no, mentre per altri è terrore, è una cosa da non fare assolutamente perché, puoi morire, puoi fare chissà che cosa, diventerai chissà quale mostro, no, non è esattamente così e le prove che non sia così, questo libro ne è abbastanza pieno, bello pieno. Ma prima di farvi degli esempi concreti, che porterò molto volentieri in questa live con voi per capire bene la metodologia, è giusto che, vi spieghi un pochettino che cos'è la PNL, molto rapidamente. No, la PNL, praticamente sfrutta una determinata metodologia, come può essere uno sportivo di alto livello, lo analizza, no, prende uno sportivo di alti livelli, lo analizza e dice: "Come fa lui a avere successo?" Nel senso, come fa lui a essere efficace? Perché lui questa persona è più efficace di un'altra? Perché riesce a fare delle cose che un altro non riesce a fare? La PNL può fare la stessa cosa con una, società, la società intera. Perché una società intera rispetto ad un'altra ha ottenuto dei risultati molto migliori, no, all'interno del mondo globale in cui siamo ci sono tantissime società invece totalmente diverse, proprio a volte agli antipodi, una diversa dall'altra e sotto lo stesso stress, nello stesso avvenimento, nello stesso successo, nel senso proprio di quello che succede, una società reagisce in un modo, una in un altro e uno ottiene dei risultati e uno ne ottiene degli altri. Guardando la società che ha ottenuto migliori risultati, la PNL non è altro che un metodo, non è una scienza, non ha niente a che vedere con la scienza, è un metodo, no, che poi dopo, a volte si avvicini a usare metodi scientifici per analizzare un sistema, questo è verissimo, ma quello non fa della PNL un metodo scientifico, è semplicemente un metodo. Prende questa persona che ha questi risultati, guarda questa persona quali sono le sue abitudini, perché, ragiona con certi schemi piuttosto che altri, come si comporta, dove si prepara di più, dove si prepara di meno, insomma la analizza a 360 gradi e quel metodo che mette, diciamo, per iscritto, teorizza, lo può applicare a delle altre persone. Cosa succede? Se si applica un metodo inteso complesso, come quello che fa funzionare una determinata persona in un determinato modo e fa avere certi risultati, se l'applichiamo a un'altra persona, che magari prima lei non aveva assolutamente questi risultati, ma usando queste tipologie, questo sistema che funziona, ci si accorge, e questo la PNL è il grandissimo successo della PNL, ci si accorge che funziona anche per altri. Perché funziona anche per altri? Perché le basi, le nostre, vere basi, nel senso proprio di gestualità, di, emozioni, di, schemi, di preparazioni, sono comuni per tutti. E la PNL non fa altro che, riuscire a trasferire su altre persone quello che funziona. Queste a grandi linee. Io, nel mio piccolo, sfruttando lo stesso principio, diciamo, ma invertendo i fattori, no, mi permetto di risalire a cosa ci programma. Perché, proprio questo è la PNL, cioè capire che cos'è il programma, no, perché si ottengono dei benefici piuttosto che altri. Bene, è una scelta, no, così come la PNL può insegnare a, una persona che magari non è un professionista di un determinato settore, a diventare, come un professionista, a ottenere gli stessi risultati che ottiene un professionista di quel settore lì, allo stesso modo si può fare con la programmazione, cioè smontando quello che non funziona e rimontandolo in un modo che funzioni. Questa è quella che io chiamo deprogrammazione, no, adesso vi faccio qualche esempio,
ma prima concludo dicendo che comunque è un cammino individuale, no, è un cammino che possiamo fare tutti in una maniera individuale, no. Io posso insegnarvi, ed è una cosa che la PNL mette quasi per, scontato, che è vero che ti mette davanti nelle condizioni per cui tu puoi, ottenere risultati, ma sta a te, no, sta a te applicarle a quello che è la tua sfera, il tuo mondo, la tua persona, il tuo passato, il tuo presente, i tuoi, persone del tuo entourage, no, tutto quello che ti è attorno, tutte le persone che ti sono attorno, tutto agisce nella tua programmazione. Che cos'è la programmazione, no, la prima parte di programmazione neurolinguistica io la isolo molto, sono una persona che scende molto nei particolari, che scava tanto. Allora, che cos'è la programmazione? Uno potrebbe dire: "Ah, il nostro cervello", no, è un po', ed è un errore sostanzialmente. Perché? Perché il cervello da solo non funziona. No, il cervello se lo prendiamo, lo mettiamo in una barattolo con la formaldeide, da solo non va. Stessa cosa le mani da sole non fanno niente, le gambe da sole pure, no, ma funzionano tutti grazie per fortuna si può dire, per grandissima fortuna, funzionano tutte meravigliosamente quando sono nel nostro corpo e funzionano in una maniera che potremmo chiamare olistica. Cioè da sole non funzionano, ma funzionano quando sono nel loro pieno delle attività e delle interconnessioni. Più i nostri organi sono interconnessi tra di loro, più lavorano tra di loro sfruttando i neuroni, i collegamenti nervosi, ehm, al 100%, più ci si avvicina a sfruttarli al 100% e più i risultati sono ottimi. E questo è un po' quello che fa la PNL, cioè riesce a organizzare un po' meglio le sinapsi, no, a dire: "Okay, se usate quella parte lì del cervello un pochettino di più, se tu, sviluppi quella parte lì del cervello un pochettino di più, se tu metti in crisi quell'altra parte del cervello che invece usavi troppo e distribuisci carichi in altre zone che non usavi per niente, ecco che i risultati cambiano perché cambia la tua visione, cambia in sostanza la tua percezione della realtà, no, che è un fattore ultra determinante. No, ragionare per comparti stagni non funziona, no, ed è uno degli schemi che viene più utilizzato nella società odierna per quello che riguarda la propaganda, l'informazione in generale. Cosa vuol dire? Che, si tende a isolare la stessa società in comparti stagni. Quelli che sono sotto nella piramide non sanno nulla di quelli che sono sopra, che non sanno nulla di quelli che sono sopra ancora, e questo è un meccanismo che va a quasi all'infinito. Questo interscambio che non c'è, provoca quello che noi vediamo come risultato, cioè dei comparti stagni, cioè non si capiscono, in questo caso stavo parlando della società intesa come proprio come caste, come strutture della società, ma può, essere spostato questo concetto a quasi tutta la nostra società, nel senso proprio l'ambiente del lavoro, nel senso dell'ambiente delle amicizie, nel senso dell'ambiente ehm, perché? Perché è un processo in cui ci sono delle società invece che sono più interconnesse e altre meno. Ci sono proprio delle industrie, delle imprese che sono più interconnesse, quindi funzionano molto meglio, e delle imprese che sono molto meno interconnesse e funzionano molto peggio. È un dato di fatto, ma va detto che come noi siamo un organo, no, noi siamo un organo unico, no, e quando funzioniamo? Funzioniamo se, il programma permette delle interconnessioni. È un po' come se noi trasferissimo al nostro computer, al nostro PC, questa metafora di, vedere le proprie applicazioni che abbiamo all'interno del PC, senza però che il PC, abbia la scheda madre, no, che cosa vedremo? Beh, pressoché ben poche cose, no, e più o meno il programma è quello che permette di unire tutto questo. Così come i nostri sensi, l'olfatto, la vista, l'udito, il tatto, ehm, ne ho dimenticato probabilmente anche uno, il gusto,
tutti questi sensi insieme ci danno la percezione della realtà, che è notevolmente più importante della realtà stessa. Perché? Perché, ci sono 8 miliardi di percezioni della realtà diverse. Questo è uno schema che difficilmente, si può, diciamo, interpretare, si può reinterpretare se non si parte dal concetto di vederci come un organismo unico, no, noi stessi come un organismo unico, no. Il programma in questo senso è molto complesso, è un sistema di lettura diciamo, no, è come un sistema di lettura di tutti i dati che ci arrivano, sempre facendo una metafora con la tecnologia che c'è adesso, che va per la maggiore, che è quella che usiamo anche adesso per scambiarci queste informazioni. Uno delle parti più importanti del libro è proprio l'informazione, inteso come dare forma alla mente, non intesa come l'informazione del mainstream o i piccoli spunti che prendo nel libro diretti con la cronaca, con l'attualità o con quello che è stato negli ultimi 2 anni. Anche lo stesso titolo, Il grande reset, The Great Reset, a cui chiaramente il libro fa, eco, nel senso che lo analizzo e lo prendo come punto di partenza per capire, una certa tipologia di metodologie che vengono applicate, ma il libro si sviluppa in una direzione che, si, "distacca" tra virgolette dal grande reset, nel senso che prende tutti i pezzi del grande reset, qualche esempio, ma poi fa capire le tecniche che vengono usate, perché vengono usate, ma soprattutto quello che, mi interessa di più, nel libro è utilizzarle, perché queste tecniche, proprio come vi ho spiegato adesso con la PNL, funzionano. No, queste tecniche funzionano e sono stracollaudate, sono mischiate tutte insieme, non le si deve non si devono prendere anche questi autori del grande reset, infatti non quello che mi interessa anche farvi capire, io ho affrontato anche con ironia, soprattutto il capitolo che, mi occupo del grande reset, perché in gran parte queste persone non sono così professionali, non sono così potenti come loro si credono. Ma la cosa interessante è che in tutte le, visioni che in tutte la il sistema che utilizzano, le tecniche che utilizzano, ci sono invece di dietro molto spesso dei professionisti che, utilizzano, sfruttano queste tecniche molto oliate, collaudate, che funzionano alla grande. Allora la domanda delle domande è: se funzionano alla grande per loro, perché noi non possiamo applicarle direttamente su di noi? Ma non come, fosse un suicidio, al contrario, proprio per sfruttarle invece per ottenere i nostri scopi, i nostri benefici, i nostri obiettivi, no, che non devono essere la ricchezza, il miliardo, quello che volete. Se questo è quello che per voi conta, va altrettanto bene. Ma la cosa fondamentale è capire che è un prendere consapevolezza che esistono delle, teorie, delle tecniche che funzionano su di noi, che ci aiutano a, affrontare un certo tipologia di shock, una certa tipologia di destabilizzazione della società, una certa tipologia di nuova normalità, no, se tutto questo ha funzionato per loro, funzionerà allo stesso modo per noi. Il grande cambiamento è che siamo noi a farlo nella direzione in cui noi vogliamo, senza se e senza ma. Il programma, e qui adesso ritorno un po' al filo conduttore di questa sera, cioè al libro in sé per sé, è che, uhm, ognuno di noi nel suo modo, no, ha come, una cosa che è affascinante sicuramente di tutto quello che, c'è racchiuso in questo libro, che sono anche le basi per cui su cui io lavoro nello scriverlo, è che ci sono dei punti in comune tra tutti gli esseri umani e ci sono dei punti invece che, sono molto più identificabili come cultura, come credenze e come
cose che lasciano il tempo che trovano, no, e questa è un altro fattore che mi piace e che ho affrontato nel libro, è proprio riuscire a capire come possiamo fare a distinguerli, no? Faccio una pausa, poi, ringrazio. Scusate, bevo qualcosa. Sono anche un po' emozionato, abbiate pietà di me, perché grazie a Luca Gerosa. Buonasera Luca. Buonasera a tutti quelli che sono collegati. Sono un po' emozionato, mi dovete scusare, in più tutte queste lingue che parlo ogni tanto mi incasino se sbaglio dei tempi, se sbaglio qualcosa, ragazzi abbiate pietà di me. In più sono veramente emozionato perché il libro è stato veramente un enorme piacere, un grande lavoro, ma soprattutto mi emoziona perché racchiude tante cose che, ho lavorato su di me in questi anni e che sono riuscito a sintetizzare il più possibile. È anche il mio primo libro, quindi ancor di più c'è, questa emozione. La allora riprendo un attimo. Sì, grazie mille a tutti. Allora esattamente. Allora il programma è questo, no, ed è complesso ed è appunto, una cosa che, la programmazione neurolinguistica insegna, il programma in sé per sé, che è la cosa che a me in questo caso interessa molto di più sviluppare che le neuroscienze in sé per sé. Ehm, le neuroscienze in sé, oh, grande Dario Morandi, ho visto qua, devo salutare, scusate. Grazie Dario, che mi ha aiutato tantissimo, grande Dario. E, la il programma in sé per sé è la parte che io cerco di sviluppare di più, perché appunto le neuroscienze le vedo sempre molto utili come riferimento, però è una cosa che, mi appassiona, diciamo meno perché è molto scientifica, molto di una cosa di nicchia e, io cerco di vederne di più possibile la parte pratica. La parte teorica, io non sono un grande teorico, non sono un grande amante delle grandi teorie, mi piace proprio, riuscirle a portare il più possibile nella pratica. È giustissimo usare, formulare una formula, e ce n'è una molto bella proprio all'interno del libro, un capitolo intero su una formula che io ho, chiamato di azione e reazione e, è molto utile se è molto utile, se invece è solo un motivo per cui arrivare a una formula io non ci vedo niente di buono, ma nel senso che, cerco di sfruttarli il più possibile per riuscire a essere il più possibile concreto. Uno degli esempi che mi piace sempre fare è quello ad esempio dei gesti, no, del fatto della programmazione, di come funziona la programmazione tra di noi, no, e, perché ognuno di noi programma il proprio vicino di casa, noi programmiamo i nostri figli, noi siamo stati programmati dai nostri genitori, ehm, che son stati programmati a loro volta dai loro genitori. Una parte della programmazione ci arriva dalla scuola, un'altra parte della programmazione ci arriva dai media, un'altra parte della programmazione ci arriva dai vicini di casa, dagli amici, dalle compagnie che si frequentano. No, tutta questa programmazione neurolinguistica è la spiegazione per cui noi reagiamo a certi stimoli, no, a certe parole. Ci sono delle parole, in questo caso la programmazione si occupa delle parole, ma ci sono anche i gesti, ci sono anche, le mani sono il più grande organo di programmazione che abbiamo, le orecchie sono un altro grandissimo organo di programmazione che abbiamo e, io ho identificato nella musica, nelle mani e nel disegno, la scrittura, il disegno e la musica sono 3 delle grandissime, programmi che passano l'informazione proprio tra un essere umano e un altro essere umano. Chiaramente c'è la vista, quindi la programmazione da video, da immagine, da creazione dell'immagine anche attraverso il disegno. Bene, tutte questi linguaggi che non sono verbali, perché in sé per sé la parola è verbale chiaramente quando la diciamo, ma ha delle conseguenze che sono non verbali, cioè
evoca delle emozioni. Questo programma è neuroscienza, cioè, perché quando io dico una determinata parola, tu capisci una cosa, quell'altro ne capisce un'altra, quell'altro ne capisce ancora un'altra ancora, o altre volte capiamo tutti la stessa parola. Bene, nel libro c'è una parte dedicata proprio a questo capitolo e, l'esempio che mi piace portare invece qui stasera, che non c'è nel libro, è ad esempio quando diciamo la parola casa. No, la parola casa che cosa significa? Che cosa significava, ad esempio per me, parlo per me, quando ero coi miei genitori, se dicevo quando vivevo coi miei genitori, torno a casa stasera, tornavo a casa là dove stavo coi miei genitori. Poi sono andato a abitare da solo e quindi già lì un po' di crisi era venuta. A casa, vado a casa, non vado proprio a casa dai miei genitori, ma vado a casa mia. È stato un passaggio, poi mi sono trasferito all'estero, ho fatto 2000 chilometri di distanza, quindi quando dicevo all'inizio sentivo dire ai miei amici: "Ah, andiamo a casa questa sera", scusate devo bannare uno che sta spammando. E, ebbene, quando vivevo all'estero è stato ancora più un po' di crisi, perché dicevo: "Okay, torno a casa in Italia, però c'ho una casa anche qua". Allora dopo un po' che vivi lì dici inizi a dire: "Okay, torno a casa mia qui", ma cosa voleva dire casa? Poi ho vissuto, come avete capito nel furgone, moltissimo tempo, come avete capito scusate nel titolo, io senza fissa dimora ho vissuto per molto tempo, proprio come quella che adesso viene chiamata van life purtroppo, nel senso che è stata molto sfruttata, bistrattato questo termine. Ho vissuto in dei furgoni per molto tempo anche con la famiglia, in ferie, però per lunghi periodi. Quindi che cos'era la mia casa? In quel momento la mia casa era un quattro ruote e così scusate, il concetto di casa perde un determinato valore per acquistarne un altro, no, situazione che suscita anche l'emozione che ti suscita è anche determinata in un contesto, no, le parole funzionano in un contesto. In un altro contesto non funzionano. La stessa cosa succede per i gesti. Vi faccio un esempio che, a me piace sempre fare, perché avendo viaggiato abbastanza nella mia vita mi sono ritrovato più di una volta a, ridere di questo fatto. Un gesto che è molto italiano che è questo, no, il fatidico gesto, dico fatidico perché in molti casi viene usato anche un po' in maniera arrogante, tipo: "Cosa vuoi?" No, "Cosa stai facendo?" Questo gesto qua, no, e che per noi è universale in Italia, ma già se ci spostiamo in Francia e facciamo questo gesto qui, per un francese è più una cosa che è stringi, no, vieni un po' al senso della situazione, no, scendi un po' da quello che stai, dipingendo, questo grande disegno e vieni al centro. Stessa cosa se andiamo in Sud America, ad esempio, e facciamo questo gesto qui con un sudamericano, non so, in macchina facciamo questo gesto qui, noi vogliamo dire cosa stiamo facendo, lui capirà, andiamo a mangiare insieme, perché per loro è mangiare questo gesto qua. No, ehm, questa è pura programmazione. Cioè noi rispondiamo a un certo stimolo esterno, che è il gesto in sé per sé, in una determinata maniera perché ce l'hanno insegnato. Questa è pura programmazione. Che cos'è la deprogrammazione? È capirlo, no, il primo passo è capirlo, no, perché a volte la programmazione coinvolge un'intera società, come nel caso di questo gesto coinvolge magari la società italiana, ma non coinvolge, quella che non è italiana. La mappa non è il territorio, grande cavallari. E ehm nella società globale in cui viviamo, questa unificazione, voluta, forzata da un insieme di fattori che io non discuto e che non mi piace neanche prendere in considerazione, nel senso che il libro non si occupa di questo, il libro si occupa dei risultati, parte dai risultati per capire in che modo ci si può difendere da questi risultati. Il primo ed unico modo per partire per la propria difesa e per la propria
diciamo, comprensione è proprio la consapevolezza che esistano questi metodi, che vengono utilizzati e quali sono. Perché una volta che noi abbiamo capito, ci possiamo fare un'idea della metodologia, è il punto di partenza per ricostruire in una demolizione controllata di quello che è la struttura sociale. Perché? Perché questo è un metodo che funziona e che hanno usato alla stragrande con la creazione dello shock. Che cos'è la creazione dello shock? Uno shock è una informazione, a volte puramente informativo, a volte totalmente reale, percettivo. In sostanza non c'è una grande differenza perché, ad esempio, quando vi danno una brutta notizia, che ve la diano oralmente al telefono o faccia a faccia, non cambia niente. È una brutta notizia, la reazione che abbiamo è la stessa sostanzialmente. Cioè, stiamo già male se la notizia è brutta, stessa cosa se vi danno una bella notizia. Se vi dicono: "Guardate, hai vinto 1.000.000 €", anche se te non vedi 1.000.000 € in contanti sotto di te, posso immaginarmi benissimo che hai una gran bella reazione o quello che vuoi, una reazione ce l'hai, forte anche solo all'informazione che tu hai vinto, non hai bisogno di averli lì. Questa è programmazione, è un sinonimo, è un effetto, collaterale della programmazione e di uno shock. In questo caso la notizia in sé per sé, piccolo o grande che sia, provoca uno shock. Come è stato in marzo del 2020. Prendo l'esempio di marzo del 2020 perché Il Grande Reset è un libro che è uscito, che ho fatto uno speciale, se non l'avete visto vi invito a vederlo nel mio canale. Ho fatto proprio uno speciale, Le origini del Grande Reset, per capire un po', per collocare un po', che cos'è, ehm, che qui dentro trovate, delle altre tipologie di informazioni sul Grande Reset, non quelle del video, e, nel marzo del 2020 c'è questo shock collettivo mondiale, o forse non tutto il mondo, però una grande parte, almeno per noi occidente è stato così, un grande shock collettivo. Cosa, ha provocato questo shock collettivo? Un momento veramente lungo anche nel tempo di shock, di blocco. La notizia in sé per sé. Dopodiché la prima fase che ne deriva conseguentemente è quella che io chiamo destabilizzazione. No, la destabilizzazione è, una destrutturazione della società, in questo caso, perché è uno shock sociale. Se fosse uno shock individuale nostro, come può essere vincere 1.000.000.000 o 1.000.000.000 €, provocherebbe una conseguente, destabilizzazione perché, potresti non andare più a lavorare, potresti non fare più quello, potresti cambiare macchina, casa, quindi destruttura totalmente il tuo sistema sociale per come era prima dello shock. Avrai un periodo in cui tu non saprai cosa fare. Nel caso della società intera del marzo 2020, la prima cosa che hanno colpito sono, le basi della società, no, perché che cos'è che un sistema ottimo da fare quando si è in crisi è farsi delle domande, no, le domande, le ottime domande, le buone domande sono fondamentali nella vita, molto più di tutte le risposte, no, la domanda che bisogna farsi è: quali sono le basi, le fondamenta della nostra società? Quali sono? Sono 3, a mio avviso. La prima è la sanità pubblica, sto parlando di società, quindi sanità pubblica. La seconda è la scuola pubblica. Poi la sanità può essere anche privata, tutto quello che volete, la scuola può anche essere privata, ma sempre di scuola si tratta e sempre di sanità si tratta. La terza è il lavoro. Bene, infatti cos'è successo? Che nell'ordine hanno chiuso gli ospedali, hanno, chiuso le scuole e hanno chiuso le fabbriche, i lavori, quindi non c'era più la possibilità di andare all'ospedale se non a determinate condizioni, se non in certi ospedali, non c'era più la possibilità di andare a scuola, se non, non c'era più la possibilità di andare a lavorare, no. Nel periodo di destabilizzazione questo serve per destrutturare. Cosa succede dopo? Altra domanda fondamentale.
Che cosa succede? In cosa consiste il dopo? Nella ricostruzione. Ricostruire significa ritornare alla normalità, ma sarà una nuova normalità. Perché si tratta di una nuova normalità? Perché per accedere alle stesse condizioni in cui prima avevi gli ospedali, la scuola e il lavoro, dovrai sottostare a una certa tipologia di eh, normative, di obblighi, di piccoli ricatti, chiamateli come volete, o anche semplicemente devi fare delle cose che prima non facevi. In una parola, devi cambiare le tue abitudini. In questo caso, questa visione qui, che è anche estremamente, per alcuni è stata estremamente negativa, tutta questa trafila, ma per altri è stata estremamente positiva. Perché? Perché gli ha permesso di crearsi la sua tipologia, la sua visione della sanità, la sua visione della scuola e la sua visione del lavoro. Quindi lo shock è negativo o è positivo? Lo shock è una tua scelta che sia negativo o positivo. È come tu reagisci allo shock che fa che uno shock sia positivo o negativo. Come tu lo sfrutti, come tu destabilizzi e come tu ricostruisci. In buona sostanza, quali tipologie di nuove abitudini prendi che prima non ne avevi. Bene, questa triade io l'ho più di una volta, anche ho fatto anche dei corsi, delle serate a tema, proprio per capire come agiscono questi tre grandi avvenimenti su di noi, perché questo è quello che conta, è sapere, avere la consapevolezza che ci sono, identificarli, capire quali sistemi, quali leve azionano su di noi, leve emozionali, leve emotive, leve della società, leve che strutturano le nostre vite, le nostre esistenze, che prendono il nostro tempo, come gestivamo certe tipologie di tempo, che cosa facevamo in quelle determinate fasce orarie, che poi si sono trovate tutto a un tratto vuote, cioè senza aver nulla da fare, come abbiamo riempito quei buchi, no? Quei buchi orari, quegli spazi vuoti, perché lo shock è questo che crea uno spazio vuoto che va riempito con altre cose, la nuova normalità. In che modo tu riempi questo spazio vuoto è una tua scelta personale. Allora, se tu hai la grande capacità, la freddezza di identificarlo, che è proprio quello con cui io con questo libro voglio mettervi in guardia, no? Di avere la freddezza e la consapevolezza di come queste strutture sono talmente ben oliate, funzionali, le possiamo capire tutti, se le ho capite io le potete capire benissimo anche voi, e dal momento che le abbiamo identificate, metterle a nostro vantaggio è un attimo, è proprio un attimo. Proprio per quello che è successo negli ultimi 2 anni, che è il grandissimo esempio di quante persone hanno cambiato in meglio le proprie vite, hanno aumentato la qualità, hanno iniziato prima magari facevano un lavoro che non gli piaceva per niente e adesso ne fanno uno che è la loro più grande passione. Altre persone che avevano un approccio magari con la sanità molto malato, nel senso molto troppo regolamentato, troppo dentro, che si sono invece distaccate, hanno preso consapevolezza molto di più del loro corpo. Persone che hanno preso consapevolezza che i propri figli non vanno educati, lasciati agli altri da educare, ma li educano loro stessi, no? Tutta questa nuova tipologia di persone ha fatto la scelta fondamentale, no, e se qui ritorniamo alla PNL, se li possiamo analizzare in gruppo, hanno fatto la scelta della consapevolezza, ma soprattutto della responsabilità, no, perché viviamo in una società fortemente deresponsabilizzante. E anche qui c'è proprio una parte centrale di questo libro, è proprio sulla deresponsabilizzazione e sulla responsabilizzazione. È un libro che non
si concentra quasi per niente, anzi non si concentra per niente sui problemi, si concentra quasi totalmente sulle soluzioni. Per farlo bisogna analizzare i problemi, ma non vederli come problemi. Un'altra, parte importante, qui arrivo alla parte forse più, succulenta, è proprio, di come è strutturato il libro, perché il libro è strutturato più o meno proprio come vi ho detto adesso. Faccio una pausa, bevo e poi arrivo alla parte conclusiva. State con me, non andate via. Poi se avete domande sono super felice di, rispondervi, anzi adesso diamo un'occhiata in chat, mi prendo un minuto prima di arrivare alla parte finale del libro, della live di stasera e rispondo alle vostre domande, perché ho visto che comunque ce ne sono tante. Allora, buonasera, buonasera, tanti complimenti, grazie veramente tanti. Ipnosi pubblicitaria, la subiscono e assorbono. Buonasera, buonasera. Ancora grazie a Luca. Grande Dario, buonasera. Allora, ciao Davide, la PNL l'ho conosciuta, tramite il professor Malanga che ne parla sempre complimenti. Sì, Malanga io l'ho iniziato a seguire, era il 2004, lo vidi la prima volta credo nel 2007, 2006 in una conferenza. È una persona estremamente affascinante e preparata. Mi piace ascoltarlo. Adesso son tanto tempo che non lo ascolto più, però è sempre molto interessante quello che dice. Soprattutto è stato uno dei grandi precursori della deprogrammazione per certe sue, cavalli di battaglia. Oppi Caverna. Le scuole elementari e la chiesa sono il primo step, un'enorme catechesi distillata e indotta, quindi adatti a subire e assimilare a orecchie basse gli accadimenti di questi 3 anni. Allora, il libro è già in vendita. Sì, c'è un link in descrizione. Io adesso ve lo posso forse ripubblicare. Sì, ve lo metto in chat. È su Amazon, chiaramente, purtroppo o per fortuna, come preferite. Non ho alternative per adesso, magari più avanti arriveranno. La mappa non è il territorio. C'è un video molto bello che ho fatto Davide Cavallari, proprio che si intitola così: "La mappa non è il territorio". È la mia visione della non sono un super cultore della PNL nel senso preciso del termine, sono uno che l'ha applicata per tanto tempo e mi piace da matti. Allora, grazie mille a Julius Nepos da Amburgo, wow! Tra la vita all'estero è spettacolare, queste cose vedrai che ti ci ritroverai tanto nel libro perché c'è tanto anche di questo, nel senso non di argomenti trattati direttamente, ma di programmazione e deprogrammazione che, parlare un'altra lingua aiuta perché si usano altre parti, qui vengo alla linguistica, alle neuroscienze, perché si usano altre parti del cervello e già quello sviluppa nelle persone che parlano altre lingue una percezione della realtà più ampia. No, la mappa non è il territorio, più è ampia la mappa e più, la nostra percezione è simile al territorio. Non sarà mai la mappa al territorio, però più è ampia e più, funziona. Esatto Egidio. Senza volerlo ci hanno aperto strade nuove e impensabili prima. In verità io non credo che sia senza volerlo. In verità, io credo che sia voluto, in tutti i sensi, in tutti i sensi. No, Maribel. Non solo su Amazon, cosa dici? Il problema è che,
Per adesso, avendo scelto l'auto-editing, cioè non appoggiarmi a una casa editrice, non posso fare diversamente per questioni che, sono di tutti i generi, dal fatto di averlo accessibile, al fatto, mio personale, al fatto delle royalty, al fatto di dopo di avere i diritti, di non averli. Amazon ti dà una certa libertà che su altre cose non avrei, e anche economicamente per quello che potrà essere il ritorno del libro, che non sarà niente di che, probabilmente saranno le spese, ma non è quello il discorso, è proprio una questione che, darlo in mano a una piccola casa editrice vuol dire veramente avere niente, 0 quasi, una percentuale irrisoria. Amazon non permette permette un pochettino di più di autonomia mia, anche come gestione, come posso aggiornarlo. Ho fatto tutto da solo, quindi non mi sono affidato a altre cose. È un insieme di cose complicate che magari la spiego molto volentieri in un'altra live. Sì, Franco Fracassi è Franco Fracassi, io non sono Franco Fracassi. Ehm, e niente, allora veniamo alla parte, diciamo, più sostanziale, perché vi voglio un po' anche, chiaramente riassumere il più possibile come è strutturato questo libro, perché è una parte molto interessante, io credo, che è una parte che mi ha anche sono io un po' una persona che quando scrivevo o quando scrivo ancora adesso, molti dei video che faccio sono scritti, non tutti, però una grandissima parte. Poi diciamo il 90% sono scritti, poi di questo 90% un 60 è proprio scritto totalmente, quindi io come se lo recito davanti allo schermo. Altre volte invece non è, ehm se faccio aspetta, rispondo a Dario. Magari è prematuro, ma credi che in futuro potrà esserci un volume 2? Non è una domanda interessata. Guarda, Dario, sarebbe bellissimo se potesse essere anche una domanda interessata. Sì, sì, sicuramente ci sarà un numero 2. Sicuramente ci sarà un numero 2, perché adesso ho qualche idea, la sto buttando giù, vedrò un po' quello che viene fuori, perché la mia testa è un po' così, io sono un po' autistico, nel senso che metto le cose e poi gli do un ordine. Io scrivo e poi do l'ordine dopo. Scrivo a volte la fine, a volte l'inizio, e poi gli do un ordine e funziona un po' in una maniera tutta particolare, però il risultato è molto appassionante, diciamo così. Poi Dario lo sa perfettamente, che meglio di me. Ah, ehm Arriva giovedì, sono curioso. Vivendo isolata nel bosco ho un'idea mia e sicuramente illuminante. Bene, bene, bene. Poi mi interessa moltissimo che a tutti voi che acquistate, che facciate una, recensione. Se non la volete fare su Amazon, fate come volete, non mi importa, mi importa molto di più che me la fate, mi fate una mail, l'indirizzo lo vedete passare qui sotto, comunque senza fissa dimora 08@gmail.com. Fatemi una mail, scrivetemi quello che ne pensate, perché le critiche sono fondamentali, proprio criticate, dite quello che volete, sentitevi liberi di dire quello che volete, perché è così che si cresce. Veramente mi interessa proprio saperlo. Scrivetelo anche qui sotto nella live, scrivetelo dove volete, su YouTube, su Amazon, quello che volete. Bene, allora il libro in sé per sé è diviso in 3 parti. Quelle 3 parti che, ho analizzato mi hanno dato, spunto, mi hanno dato modo, cioè lo shock, la destabilizzazione, la nuova normalità, è un po' la struttura stessa del libro. Cioè la prima parte esamino un po' gli shock che sono arrivati, informativi, reali, non reali, degli ultimi 2 anni, ma non solo. C'è un capitolo che parla appunto del reset, perché è doveroso, perché è uno shock enorme che abbiamo, tutti avuto modo di vedere bene alla luce del sole che cos'è uno shock, quello di marzo del 2020, ma ce ne sono stati tanti altri, alcuni li ho esaminati nel video che ho fatto su in un altro video che ho fatto sempre sui reset, e, nel libro ce ne sono altri ancora che sono shock anche informativi, e l'approccio che ho rispetto a questi shock è di deprogrammazione, cioè di retroingegneria. Vi faccio vedere qual è il risultato su di voi, che cosa voi pensate che sia quella determinata cosa, e con
semplicemente pura logica, non c'è bisogno di informazioni, non c'è bisogno di citazioni, non c'è bisogno di Wikipedia, non c'è bisogno di chissà quale super scienziato laureato a Oxford per capire che invece non è esattamente così. Cioè, sì, è vero che quel fatto è legato direttamente a quell'avvenimento, ma sostanzialmente chi ci narra la storia, potrei prendere esempio come la storia, spesso, quasi sempre, sono i vincitori, quindi raccontano quello che vogliono. Nella realtà, se andiamo indietro, vediamo che ci sono tante sfumature, chiamiamole così. Questo è un processo di deprogrammazione, cioè andiamo dal risultato finale, da quello che noi vediamo sotto ai nostri occhi, cioè da quando facciamo la passeggiata nel bosco che vediamo gli alberi tutti ben curati, tutti bene strutturati, tutti fatti molto bene ordinati, come può succedere in un bosco svizzero, molti dicono: "Ah, che bello", ma magari quello è il risultato di anni e anni e anni di disboscamento, di strutturazione, di ristrutturazione, di cura, eccetera, eccetera, eccetera. E succede lo stesso cosa per la realtà nostra di tutti i giorni. Cioè noi vediamo il risultato finale. Deprogrammarci vuol dire fare della retroingegneria, ritornare indietro lentamente, osservandolo, distaccandoci, prendendoci un po' di retrospettiva, guardando che chi ha operato su certe tipologie, su certi sistemi, come hanno operato e in che modo sono partiti e l'idea che avevano quando sono partiti qual era. Questa è andare indietro, no, andare indietro in questo modo è analizzare lo shock. La prima parte di questo libro analizza lo shock, il modo in cui vanno affrontati, perché non dobbiamo prendere troppo seriamente, soprattutto, i programmatori, soprattutto in questo periodo storico, chi ci vende questa tipologia di propaganda. Perché non sono preparati, perché in molti casi è gente messa lì, perché in molti casi vorrebbero farci credere che loro sono super potenti, professionisti, che prevedono ogni cosa, invece è una, agenda che viene aggiornata in tempo reale in base alle situazioni che si trovano. Sfruttano i cambiamenti in un nanosecondo, girano di 180 gradi la loro versione, la narrativa, fanno i più grandi looping capriole per riuscire a rientrare dentro alla solita narrativa. Tutto questo testimonia, e lo faccio anche con ironia nel libro, ed è una cosa importante, un messaggio importante che vi voglio mandare, che c'è anche dell'ironia, come l'ho trovata anche in molti miei video, dell'autoironia, dell'ironia, un po' anche di sarcasmo, che forse l'Italia magari non c'è neanche più tanto abituata, perché per 1000 ragioni, ma tutta questo piccolo cocktail della prima parte soprattutto, che l'ironia poi continua anche nelle altre parti per carità, però serve per, riuscire a vivere lo shock per quello che è, no, e a scegliere in che modo interpretarlo. Lo shock, su larga scala serve per ottenere dei benefici, no, serve per ottenere, in termini di potere, in termini di interessi economici. Nella seconda parte invece vi, destabilizzo. Sono io a destabilizzare voi, in questo caso, ehm, partendo dal fatto che certe metodologie di destabilizzazione funzionano, no, e io destabilizzo alcune vostre credenze limitanti, demolisco alcuni pilastri della società moderna. Lo faccio sempre con, una certa tipologia di, terapia dello shock, seguendo questa linea, no, questa in questo modo la mia intenzione è quella di, porvi a volte anche davanti alla scelta della scomoda verità o della confortevole menzogna, no, la, struttura che è più destabilizzante è sempre la scomoda verità, no, la confortevole menzogna vi fa ritornare, ristabilire a un ordine che è quasi sempre lo stesso identico di prima. Se vogliamo veramente smontare, bisogna piazzare le cariche nei posti giusti,
spingere il bottone al countdown e sapere ogni pezzettino dove va a cadere. Questo è quello che, cerco di fare nella seconda parte, nella parte centrale del libro. Nella terza ed ultima parte invece, esamino con molta più, come si può dire, forza e anche con molta più volontà di, reinstaurare la nostra, normalità, ma i nostri obiettivi. Quali sono le tecniche, che cosa possiamo fare per controllare al 100% le nostre abitudini, in che modo la società ci offre, queste opportunità, no, in questa grande finestra di Overton che si è creata, come io, Davide Cenci, posso trarne vantaggio, no, come posso uscire da questa situazione e, ricostruirmi nella maniera, più possibile vicina a, la mia libertà, no, parlo in un capitolo anche di libero arbitrio, no, del fatto che quanto possiamo veramente, decidere, se è così importante sapere quanto c'è di libero arbitrio, o se è molto più importante, sempre mia opinione, capire come funziona il libero arbitrio, su quali basi ci si può, appoggiare per avere la libertà di scelta, no. La preparazione della nostra mente per quello che riguarda, essere intoccabili, no, una cosa che molte volte mi sono trovato a affrontare e che molte persone mi chiedevano è: "Ma come posso essere, non manipolato?" No, perché certe persone non vengono manipolate e altre vengono manipolate? Una parte di risposte le trovate proprio dentro questo libro, perché anche qui la PNL mi aiuta a capire in che modo ci sono persone che non vengono manipolate e perché. Quali punti in comune abbiamo noi che ci troviamo qui adesso e che magari ci consideriamo, meno manipolabili di altri, no, perché, su che cosa abbiamo lavorato nelle nostre vite, interiormente, e un insieme di tecniche che sono identificabili e che funzionano. E questa è la cosa, più bella della PNL, che prende in esame i metodi che sono efficaci e cerca semplicemente di teorizzarli, di renderli fruibili a tutti. E questo è un po' quello che io ho cercato di fare. Grazie a Archimede, grazie mille, un saluto anche a te. Ti ringrazio molto del complimento e della competenza, faccio il mio massimo, è una passione che ho e che mi piace divulgare, perché credo che sia fondamentale in un periodo come questo che le persone si mettano in gioco e che quindi riescano finalmente a passarci l'informazione senza poi così tanti filtri e, per adesso, anche per quanto io sia il primo a criticare YouTube per 1000 cose, però mi permette di arrivare a un pubblico vasto, ehm senza, diciamo, con molti filtri, però mi permette di farlo, e questo è uno dei grandi motivi per cui sono qua a presentare questo libro qua, perché qui, diciamo, di filtri ne ho molti meno, e quindi troverete sicuramente anche un Davide diverso, troverete una persona comunque diversa da quella che, mi vedete al di là, del video. C'è anche personale, ci sono anche dei miei, diciamo, dei miei spunti sulla mia vita personale, sui fatti che mi hanno coinvolto direttamente e che cerco sempre nel modo più, semplice possibile di esporli a voi e di, renderli fruibili nella metodologia che mi ha permesso di oltrepassare certe più grandi paure che avevo, di oltrepassare la perdita del lavoro, la perdita di certi schemi culturali, il cambio culturale, la grande differenze che ci sono tra,
una certa tipologia magari di lavorativa come lavoratore dipendente e il lavoratore indipendente. In questo caso adesso vi sto parlando di cose che non sono direttamente dentro al libro, ma le trovate nel mio canale YouTube. È uno anche dei motivi per cui vi invito a dare una sbirciata, se non l'avete ancora fatto, nel canale, perché trovate sicuramente spunto anche per cose che non sono strettamente, diciamo, legate appunto al libro, però qui dentro c'è un grande sistema, c'è un grande metodo, e il metodo può essere applicato anche a diversi campi, diversi ambiti. La cosa che accomuna sicuramente è che, in questo meraviglioso gioco di leve psicologiche, di cose anche molto serie, il superamento delle paure più inconsce, come ad esempio negli sport estremi che sono una parte molto forte nella mia vita, son stati, lo sono ancora, una parte, che ha cambiato le mie abitudini, che ha cambiato mi ha permesso di cambiare paese, ha condizionato proprio la mia vita personale negli ultimi 20 anni e anche di più, ehm, dove c'è in gioco magari la nostra vita, ma, paradossalmente, tante altre volte gli stessi punti in comune li posso rivedere quando invece in gioco c'è la nostra vita virtuale, no, le ansie e le paure son le stesse per quello che si può, trasportare, l'ansia che si prova, in alto mare quando, io personalmente magari aspetto un'onda per il surf, ma c'è l'altro che magari è in barca a vela, c'è quello che è in montagna, in passeggiata o in scalata, c'è quello che è con la mountain bike da solo nel bosco. Sono tutte, punti accomunabili tra di loro, intercambiabili, e i modi di reazione, quello che ti porta la maturità, l'evoluzione che hai una volta superata son gli stessi, sono degli schemi che funzionano, no, e è una cosa meravigliosa, è una cosa che, si può addirittura trasportare nel sociale, nel social network, succedono le stesse cose, no, ma non è una questione di, competizione, ma è una questione di consapevolezza, no, e quello che di cui stiamo parlando poi è che, se vogliamo usare una terminologia della propaganda, è che vinceremo o perderemo, no, beh, noi quello che si vince, in questo caso, o si perde, è la nostra libertà. È la nostra libertà di scelta, è la nostra libertà di, poter reagire a una situazione in un modo positivo, costruttivo, se vogliamo vederla così, o distruttivo. In tutti e 2 i casi, si deve uscire dal polarismo, dal bipolarismo, cioè che uno sia meglio dell'altro. Ci sono dei punti della nostra vita in cui noi, dobbiamo distruggere, e ci sono dei punti inteso come dei momenti, degli attimi, dei periodi, scusate, è venuta la parola giusta, dei periodi della nostra vita in cui noi dobbiamo distruggere, e dei periodi della nostra vita in cui noi dobbiamo ricostruire. La cosa che non possiamo fare e che non riusciremo mai a fare è quella di stare fermi, no, c'è, una grande citazione di Higuina, no, che quello che, non si muove non esiste. E quindi è qui il punto fondamentale, no, che, la sopravvivenza al grande reset è una, ironia, è autoironico. È chiaro che è un punto di vista, ma non deve essere il modo in cui si affrontano, no, la sopravvivenza al grande reset è proprio una scelta di, oltrepassarla, la sopravvivenza, di rendere vivibile e di renderlo il nostro grande reset, il nostro punto di inizio, la nostra rinascenza, anche se vogliamo usarla, usando una propaganda religiosa, una programmazione religiosa. No, ci sono tanti tipi di reset, ci sono tanti tipi di shock, ma tutti funzionano a grandi linee alla stessa maniera. Su di noi hanno tutti gli stessi, conseguenze, le stesse conseguenze e gli stessi periodi di gestione e di gestione
tutto conseguente per ottenere sostanzialmente la propria libertà, no, per lavorare di più verso la libertà o di meno, perderla o e quello che stiamo vedendo adesso è incredibilmente rivelatore, no, quanti hanno perso tutte le libertà per scelta. L'hanno fatto per scelta, non è, una cosa voluta. Nel senso, non è una cosa non voluta, è una cosa voluta, no, e io credo che fondamentalmente questa situazione sia inevitabile per chi ha deciso, se volessimo dare la colpa a uno, ma non ce l'ha uno, ce l'ha migliaia di persone che hanno deciso per fare quello che è successo in marzo del 2020, lockdown, eccetera, eccetera, no, ma non l'hanno fatto in grandissima parte, né sapevano le conseguenze, non sapevano niente, ma non è una cosa che è stata negativa o positiva. Non è stata fatta perché è negativa o perché è positiva. È una scelta viverlo in una maniera negativa o positiva. Io sono il primo che l'ha presa negativamente all'inizio, ma tanto negativamente. Però nel giro anche di pochi giorni sono riuscito a capirlo e sono riuscito a uscire da questo sistema e a sfruttarlo per me. Ho detto: "Okay, allora se è così, okay, allora lo prendiamo e decido io quale reset, dove deve arrivare, cosa deve cambiare, in che modo deve cambiare, perché deve cambiare." E questo è quello che in questo libro faccio, non valido solo per questa tipologia di nicchia, ma valido per tutti gli aspetti grandi, regolamentatori del nostro corpo. Bene, ho visto. Ma grazie a te Roberta, sei riuscita a farci sorridere anche in momenti terribili, grazie a te e alle belle persone positive che ho incontrato in questo periodo. Mi avete aiutato davvero. Un bacio e grazie a te Roberta. Grazie a te Antonella per la live e per il libro. Allora, altro che risvegliare le coscienze che non si pongono domande confrontando almeno 2 o più versioni della è da persona altruista. Certamente, certamente, grande Archimede. Ricostruirmi, ho avuto diverse esperienze, si cambia pelle. Einstein scrisse: "Crisi, opportunità". Esattamente, esattamente. Adesso ognuno la vede nella sua visione, no, quelli di Davos la vedono nella loro visione, io che invece c'ho il culo qui davanti a voi la vedo in un'altra maniera, tu che sei dall'altra parte la vedrai in un'altra maniera e questo è anche proprio il principio fondamentale di tutti, gli insegnamenti, no, non ce n'è uno valido per tutti, c'è una metodologia che può racchiudere i sistemi che funzionano meglio o peggio, possono essere applicati a tante persone, ma ognuno ha le chiavi della propria del proprio cammino. Okay, grazie mille a tutti, veramente. Sto leggendo, scusatemi queste pause che sto leggendo. Non mancherò di scriverti, ti seguo da molto e hai una visione pragmatica che mi piace. Ma grazie a te Oppi Caverna, molto volentieri accetterò la tua recensione del mio libro, sempre volentieri, la mail è sempre quella. Io sono disponibile, leggo tutti i messaggi e magari ci metto qualche giorno a rispondere, ma, li leggo, senza proprio se e senza ma. Oh, grazie a Luca Gerosa. Anche la tua opinione Luca è super benvenuta, sia su Amazon, sia è importante che dico su Amazon perché chiaramente è un algoritmo e funziona quando mettete il gettone, è un algoritmo a gettoni. Se voi mettete il vostro stellina, 1 stellina, 2 stelline, 3 stelline e sotto la vostra opinione, fa bene, è un po' come YouTube coi commenti, un po' come coi like, funziona, è un algoritmo. Ma Conte, con quello che ha fatto non si vergogna a presentarsi alle elezioni. Infatti, sarebbe proprio è una domanda retorica.
Grazie Paola. Bene, io spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Ho qualche minuto ancora se ne avete ancora delle domande, se no concludo dicendovi magari quello che mi sono dimenticato, non so se mi sono dimenticato qualcosa. Dopo poi farò un'altra, sicuramente molte altre live, non molte altre, qualche altro video sul libro, chiaramente non c'è, anche perché spero di avere un ospite che mi aiuterà anche a fare una introduzione, video, vorrei farla per tutti, mi piacerebbe farla. È un ospite molto molto importante, uno scrittore, non spoilerò niente, saranno le sorprese che ho in serbo per voi nei prossimi tempi, nelle prossime settimane, dove poi andremo anche a vedere magari qualche capitolo, guardiamo insieme, nel senso non chiaramente all'interno di quello che c'è scritto, però di almeno farvi allargare un po', perché comunque ho tanto materiale che ho raccolto per fare il libro, che comunque voglio il più possibile divulgarlo, perché la cosa importante quando uno scrive un libro è che la gente lo legga il più possibile, perché altrimenti rimanerlo per sé non c'è tanta enfasi, tanto risultato. Bene, vi dico che sono su Instagram, sono su Twitch, sono su Twitter. Se volete raggiungermi lì, troverete un po' di contenuti che magari non posso pubblicare direttamente, soprattutto su Twitter. Sono abbastanza attivo perché comunque non posso pubblicare gli stessi contenuti su YouTube, anche se Twitter censura anche Twitter, chiaramente, ma in una maniera, diciamo, un po' diversa, è più immediato. La mail la vedete qui sotto, senza fissa dimora, @08gmail.com. Scrivetemi se non trovate il link, se non trovate il libro su Amazon, se avete dei problemi, mi scrivete lì e io vi aiuterò molto volentieri. Se avete delle domande, altrettanto. Vi saluto, vi auguro una buona serata, una buona domenica, buona fine serata della domenica. È stato un piacere. Guardo l'ultima sburciata se c'è qualche sì, intervisto Saviano. No, no. Davide, ma prima hai letto che non era aspetta che la metto qua, se no non leggo. Davide, ma prima hai detto che non è stato senza volerlo, ma vuoi dire che loro lo hanno fatto per farci svegliare, per darci 'sto shock di 2 anni e mezzo fa? Sì, Egidio, sì, sì. Guarda, ti spiego anche qual è la mia opinione, no, e ti faccio un paragone che, serve sempre. Ad esempio, per quello che succede con l'allunaggio, no, che è un grande, tema che vede 2 grandi schieramenti, no, quelli che credono a tutto quello che è uscito dalla NASA, le foto, tutto. Poi ci sono gli altri che non credono a niente, che dicono: "No, guarda, assolutamente tutto falso, tutto falso". Bene, no, io sono quello che, per dirla come ha detto Malcolm in una mia intervista, credo nelle super soluzioni, cioè quelle che non sono previste dal sistema. No, e la mia opinione personale non è né una né l'altra, no, e perché siamo arrivati a questi 2 schieramenti? Facciamoci le domande. La prima domanda che dobbiamo farci: perché? Perché ci siamo arrivati? Perché c'è stato qualcuno che ha pubblicato le foto, no, questo qualcuno che ha pubblicato le foto, se tu guardi le foto, ci sono delle foto in cui ci sono delle, patch, cioè hanno Photoshop, ma è molto facile se tu metti delle foto, parlo foto originali della NASA, dell'Apollo 11 e giù di lì. Tu prendi la foto, la metti dentro a un programma la foto del 1969, la metti dentro al programma, ehm, del 2022, la metti dentro e lui ti dice se è stata toccata la foto. No, ti dice dove è stata toccata perché si vede. E tu vedrai che c'è una parte consistente di foto della NASA che sono state toccate, ritoccate. Ora,
nell'epoca in cui sono state messe in circolo forse non c'era la consapevolezza di dire: "Le mettiamo in circolo e qualcuno se ne accorge". Ma le foto in internet ci sono arrivate, non voglio dire una bugia, ma era già, il 2000. O il 1997, 98, anche perché prima internet praticamente era inesistente, quindi il sito della NASA ufficiale dove hanno caricato tutto queste migliaia di foto, dove le caricano ancora adesso con i vari robottini, Curiosity, bla bla bla, eccetera, 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 robottini o dappertutto, loro caricano le foto. Ogni tanto ci sono delle foto molto rivelatrici, no, ora a me mi viene da chiedere: se la gente che è lì e sono degli esperti di foto, perché super esperti, tra la gente più pagata al mondo per essere lì, vuoi che non se ne accorgano che in quella foto si vede, uhm, la gamba dell'Apollo che lasciamo stare lo scotch legato o il robottino su Marte che si vedono i funghi e si vede, insomma quello che rivela. Certo che lo vede. Quindi se la pubblicano vuol dire che c'è una parte di gente che lavora all'interno di queste strutture che sa perfettamente e c'è una parte di gente che lavora all'interno di queste strutture che sa, ma non vuole che noi sappiamo. E c'è una parte di gente all'interno di queste strutture che non sa niente, no, che è all'oscuro, proprio per questo effetto di, ehm scomparti stagni, no, chi lavora lì a volte non sa niente, quello che lavora sopra non sa niente, quello che lavora sopra, sopra, sopra magari sa tutto. No, in questo modo tiene all'oscuro tutti gli altri, ma c'è una parte di gente che invece non è all'oscuro e lo sa. Allora, quello che io credo, rispondendo alla tua domanda di prima, è che ci sia una parte di gente che abbia fatto con tutta la consapevolezza, che sapeva la tipologia di, destrutturazione, quindi lo shock, tutto quello che causava, perché se le conosco io queste cose le conoscono anche altri. Io ci sono arrivato, magari le ho s posso essere arrivato prima di alcuni, ma dopo altri. Non ho scoperto niente, come nella vita non si scopre mai niente, nessuno inventa niente, scusate, qualcuno scopre. Magari chi prima degli altri, chi dopo, ma più o meno succedono le cose succedono quasi tutte nello stesso tempo. Quindi io saprò delle cose che sapete anche voi, che molti di voi sanno già, ci sarà chi per di voi è un'assoluta novità, ci sarà quello che invece dirà: "Ma guarda, io queste cose le sapevo già molti anni fa, magari io sono riuscito a unire qualche puntino in più", eccetera, eccetera, eccetera. Le stesse cose succedono a tutti i livelli. Quindi sono fermamente convinto che ci sia la volontà da una parte di elite di approfittarne per vendervi qualsiasi cosa, dovuta a tutti gli shock, ma c'è anche una parte di gente che l'ha fatto con la consapevolezza che è necessario svegliare le persone. Ma è necessario svegliare le persone, perché siamo a un punto della nostra società che se non ci svegliamo, le conseguenze saranno molto peggio di quelle che se ci svegliamo. Tutto qua. Spero di avere risposto a Egidio. Davide, la PNL ha 1 o più inventori, oppure è il risultato di pratiche riuscite genericamente raccolte da alcuni? Allora, la PNL in sé per sé ha 2 grandi inventori, che non mi ricordo mai come si chiamano, Gambrel e poi non mi ricordo mai. Ho letto anche il loro libro all'epoca, ma non no sono i 2 grandi inventori della PNL, son 2 americani, anni se non mi ricordo male fine anni '70, '60, '70. In Italia è arrivata quando io mi sono appassionato, era i primi libri che arrivavano, forse sono arrivati negli anni '80 come traduzioni, e io ci sono arrivati i primissimi anni '90, 93, 92, 95, 97, ehm, soprattutto per quello che riguardava la psicologia gestuale, ma la PNL, tratta anche di altre cose. È una cosa che è nata praticamente solo col marketing, solo per il marketing. Ti come ehm, dopo è stata trasferita anche a altre quando ci si è accorti che funzionava così bene, per vendere porta a porta i barattoli della Tupperware o le aspirapolvere della Folletto, veniva usata in queste cose all'inizio, erano metodologie, per intenderci,
una un bell'articolo che ho letto poco tempo fa, è Vanna Marketing, Vanna Marchi. Lei usava la PNL proprio della prima, la più aggressiva e le più tecniche di vendita erano. Poi si sono accorti che la PNL in sé per sé non era la tecnica di vendita, la PNL in sé per sé era la metodologia di vendita che funzionava e che tu l'applicava a Vanna Marchi o a Mastrota o a infatti se voi guardate poi quelli che facevano le televendite, parlavano quasi tutti uguali, usavano quasi tutte le stesse, posture, le stesse inquadrature dello studio, gli stessi colori, perché funzionavano. La PNL aveva isolato quel metodo. La PNL si può applicare per un genio della matematica, si può applicare per uno sportivo di altissimo livello, si può applicare a un genio della matematica, a uno sportivo di altissimo livello, a una società, a un medico, a un ospedale, a, una struttura sanitaria, a un ministero, a un politico, al marketing di un politico, alla pagina Facebook di una grande multinazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Grazie allo scopo quindi più che per loro bontà e per non andare incontro al peggio, visto quanta poca consapevolezza c'è, ma probabilmente anche per loro bontà, non la vediamo come un'élite solo fatta di, criminali, assassini, delinquenti. C'è una percentuale di criminali, assassini, delinquenti ovunque che è più o meno la stessa che c'è in qualsiasi fetta della nostra società. Poi ci sono alcuni che si mettono insieme e si trovano meglio insieme di altri, ma Richard Bandler, bravo. Riccardo Previdi è uno. Oh, grazie Paola. Ottimo, ottimo regalo di Natale. Brandel e Grinder, grazie Dario. Esatto, esatto. Loro l'avevano applicata alla psicologia, sì, infatti poi le critiche che ebbero, dagli ambienti degli psicologi furono grandissime, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi anche in Italia. Quella che io ho chiamato come tecnica di marketing è perché è arrivata al grande pubblico, applicata a delle tecniche di marketing. Veniva studiata all'università. Io la prima volta che affrontai delle tecniche di PNL, ma come programmazione neurolinguistica, come gestualità e come psicologia gestuale, la affrontai in un corso in una di psicologia dell'Università di Cesena, anni '90, proprio i primissimi anni '90, dove veniva applicata al marketing aziendale. Con delle tecniche che non avevano niente a che vedere col marketing aziendale, ma era psicologia gestuale, proprio studiata per vendere, per far firmare il contratto a quella persona fisicamente che era lì, ed erano tecniche che venivano dalla terapia psicologica, cioè dalla psichiatria e, psicologia, cioè applicata. Ho fatto anche un bel video con Malcolm, che è un altro che è grande appassionato, di questo termine, abbiamo fatto un libro su questo libro qua, cioè la PNL era a questo libro qui, è uno dei grandi linguaggio segreto del corpo. Spazia su tanti argomenti. Quello per cui è stata sicuramente arrivata al grande pubblico è chiaro che è stato quello del marketing, perché dove ci sono i soldi girano e non c'è niente da fare. Tutto funziona coi soldi, grazie a te Dagner. Secondo me fanno contenti i complottisti di ieri per distrarre dal cambio di paradigma. Sì, guarda, io sono sempre dal punto di vista che, si vogliono creare sempre degli schieramenti e si vogliono controllare la narrazione in tutte e 2 ehm, gli opposti. All'inizio era ipnosi di vendita, quasi sì, sì. Infatti uno degli argomenti che mi ha appassionato di più e per cui sono arrivato
a studiare la psicologia gestuale e la PNL è stata l'autoipnosi, che ci son dei libri bellissimi che vi consiglio se vi piace l'argomento. Anche il Natale è PNL, chissà se esisterà ancora quest'anno o inventeranno qualcos'altro per distanziare le persone. Bello Roby. Anche il Natale è PNL, è proprio perfetto. Volevo vedere se c'era. E infatti vedi che qua Oppi avevi detto la stessa cosa, non c'è nulla di meglio di dare 2 versioni, puoi scatenare le entropie. Sì, puoi anche sai l'identificazione vuol dire controllo, no, l'appartenenza al gruppo è una forma di controllo. Noi abbiamo bisogno di un'appartenenza al gruppo, è uno dei meccanismi più, come si dice, compromettenti per l'essere umano e più necessari, nella piramide dei bisogni, che non mi ricordo, i nomi stasera non mi vengono, l'appartenenza al gruppo è fondamentale, no, e quando tu crei 2 gruppi, no, pro, qualsiasi pro Ucraina, pro guerra, pro Putin, no Putin, pro punturino, no punturino, pro foratura, no foratura, pro Musk, no Musk, eccetera, 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 ce ne sono migliaia, milioni. Se andiamo indietro nella storia, fascisti, antifascisti, nazisti, antinazisti, comunisti, anticomunisti, socialisti, antisocialisti e c'è un fiume in piena di dualismo e di creazione degli opposti per controllarli, proprio perché il sistema non va in crisi, il sistema accetta qualsiasi forma che sia dentro alla narrazione, si accetta qualsiasi cosa, si accetta di parlare degli estremismi religiosi, basta che tu rientri dentro quegli schemi. Quando metti in crisi? Quando adoperi delle soluzioni che non sono previste dal sistema. E una parte integrante del libro è proprio la soluzione non prevista dal sistema è la tua, è quella che funziona per te e quella non è prevista dal sistema molto spesso. Per quello si devono smontare certe credenze limitanti, per quello a volte ci si rende conto che nella vita, ti hanno detto 1000 volte che tu non puoi cambiare lavoro, che tu devi fare solo quel lavoro lì perché sei figlio di, che tu devi sei troppo giovane, sei troppo vecchio, non hai le qualifiche, hai troppe qualifiche, ehm, non ce la farai mai senza soldi, eccetera, 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 eccetera. Tutte credenze limitanti, tutte cose che instaurate, messe dentro a al programma per farci credere nel programma, per rafforzarlo attraverso la ripetizione. Ripeti, 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 ripeti all'infinito diventa vero per te, ci credi, dal momento che ci credi è vero, dal momento che è vero non fai la cosa perché credi. È una credenza, se tu smonti, spacchi, tagli, segui la base di quella struttura, cade tutto, ti accorgi che era una credenza, che non aveva nessun valore, nessuna, esistenza nella realtà, era pura percezione e dal momento che non funziona più, non funzionerà mai più. Uno delle cose fondamentali è non ricaderci. Come fai a non ricaderci? È molto semplice, devi capire in che modo si è strutturata, perché si è strutturata, perché sei arrivato a quel punto lì, no, su che cosa faceva leva quella credenza. In sé per sé la credenza non cambia, potresti, non credere più che sono andati sulla Luna e credere al contrario esatto, no, ma passi da una credenza all'altra, non cambia niente. Devi capire, avere la consapevolezza che quando ti costruisci quella credenza sia la tua, sia quella che funziona per te, sia quella che ti dà gli ottimi risultati. A quel punto lì vale la pena crederci. È quella la differenza sostanziale. Sì, ma propongono soluzioni a problemi creati su misura. Esattamente. È proprio la base del problema e soluzione. Proprio quello. Hanno già la soluzione pronta da vendere prima che esista il problema. Conosci il documentario Sogno cieco sulle tecniche di marketing? Purtroppo è passato solo nei festival, è dei primi anni 2000. No, non lo conosco.
Comunque Davide sono contento di come sta avvenendo il risveglio, anche se a macchia di leopardo poco importa se siamo pochi. Ci sei tu, Lucanali, pareri informativi, Malanga e Biglino. La quantità non conta, conta la qualità. E chi ha cambiato le grandi rivoluzioni non ne ha fatte la maggioranza delle persone. La maggioranza delle persone erano là tutti col saluto, tutti vestiti di nero, tutti uguali. Quello lì. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo, 1 ora e mezza che siamo qua, abbondante. Io vi ringrazio tutti, è stato veramente bello. Avremo tante occasioni, spero, da parlarne ancora del libro e amplieremo l'argomento perché comunque mi piacerà coinvolgervi più possibile proprio per quello che c'è scritto dentro e quindi quando avremo più gente che l'avrà letto saranno sicuramente più interessati, creerò dei contenuti diciamo proprio in quell'ottica lì, più coinvolgenti possibile e vi ringrazio a tutti per essere stati qua con me stasera in tanti, veramente tanti, per l'interessamento. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Ah, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando.